Signori, video extra forse, perché sto provando a registrare i 3 livelli extra che ci hanno regalato. Sono in versione pre-alpha e questo è un po' veramente l'unica cosa che mi dispiace di questa Remastered, che ci ha fatto rigiocare a un cazzo di capolavoro leggermente potenziato rispetto alla versione PS4. Mi dà un po' fastidio che non li abbiano finiti come se fossero parte del gioco. Abbiamo la festa di Jackson, le fogne di Seattle e la caccia. Vediamo se ha senso, non lo so. Allora, il commento degli sviluppatori lo levo, però il video introduttivo mi fa piacere vederlo, sì. You're about to play an unfinished level from The Last of Us Part 2. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the 3 of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They were months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the 3. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by this sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So, enjoy. Beh, già la motivazione sono contento che l'abbiano tolta. Che cazzo avevo in testa? Ah. Questo è prima del bacio con Dina o subito dopo? Forse subito dopo, a dire la verità. Forse allora il commento degli sviluppatori poteva avere senso. Pensavo che l'audio fosse... Cioè, ok. Pensavo molto peggio graficamente e molto meglio dal punto di vista dell'audio. Oh. Guarda, beh, sì. Beh, allora, è una cosa che sarebbe stata carina da introdurre sicuramente, però visto dove avveniva questa scena, no. Cut questa qui. Ah, il face painting, il trucco, insomma, la pittura facciale. Ah, lei è la Kat che mi ha fatto il tatuaggio. Ah. Che cosa mi ha... Forse non si vede. Sì, no, non si vede. Forse l'avrebbero fatto poi. Ah, c'erano i minigiochi, c'erano le cose, ok. Guarda come sta la pallina in mano quando non è finita, tipo attaccata con la colla. Ah, che bello. Quando giochi a un livello non finito di The Last of Us e il girare per la città è comunque 400 volte meglio di quando giri per la città. Grazie. Come tanto questo gioco è truccato? Vabbè, li ho buttati quasi tutti giù. Insomma. Comunque passeggiare per questo posto è 100.000 volte meglio che passeggiare per le città di NBA 2K. Però vabbè, dai. E questo
Ah, fa finta di essere un clicker, oddio. Ma come fa un culo? Ah, con gli occhi chiusi, ovviamente. No, non ce li ha chiusi, però in teoria dovrebbero essere. Che cazzo, che figata però. Mesi di sviluppo ancora ci volevano. Pensa che giochi giocano i bambini. Ah, qui posso sedermi ad ascoltare le conversazioni, come diceva Neil, il grande artista. Attorno al fuoco. No, in realtà qui forse si stava solo a chillare, con un po' di musica e quant'altro probabilmente. Ok. Ok, posso fare forse qualcos'altro. Qui c'è la fila per gli hamburger, per la griglia, quello che è. Vediamo se posso mangiare qualcosa. No, qui però posso parlare con qualcuno forse. Ah no, posso farmi un bourbon, una birra o una tequila. Fanculo, via con la tequila. Guarda che sorrisetto. Vabbè, non c'erano le animazioni della roba da bere, ok. Non era niente male, va bene. Dovrebbe blurrarsi un po' la vista come succedeva su GTA. Oddio. Rubiamo il posto ai bambini. Beh, brava Ellie, complimenti. Salta la fila con dei bambini, brava. Yuppie. Ecco, adesso tutti che ti stanno guardando male, vattene che hai fatto piangere i bambini, che le hai rubato il gioco. Benissimo. Andiamo dalla moglie di Tommy. Ah. No, allora è prima probabilmente della festa, perché poi qui cominciava la scena del bacio. Sì, beh, niente, però sono carine queste cose qua, dai. Vediamo le fogne di Seattle. Questo è quando lei cade nella fogna, adesso non mi ricordo se è il giorno 1, 2 o 3, penso 2. Mettiamo anche il commento degli sviluppatori, però se no non posso parlarci sopra io. Proviamo. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by Ah, sì, e viene buttata giù, sì. and gets swept away by the current, and then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. È molto interessante questa cosa, è molto interessante. Quello che mi dà fastidio... Oh, così vediamo la differenza tra il gameplay vero e quello non finale. Quello che mi dà un po' sul cazzo è che queste cose qui le hanno fatte vedere nel docufilm di cui vi parlavo, quello che si chiama Grounded, il modo appunto di creation of The Last of Us parte 2. E le hanno fatte vedere lì tante di queste cose, quindi... potevano anche finirli, mi viene da dire, no? Ok, vediamo quando parte.
Perché questo c'era anche nel gioco effettivo. Che poi gli dice, ah, io odio Seattle, no? Oppa! Odio Seattle. Sì. Ah, però effettivamente forse... Diavolo sono. Forse queste... Cos'è sta roba? The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Ma stiamo Here, it's a scherzando. positive to have found a ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating Deve between these esserci un'altra opposing uscita. values, we give players what they expect, but not how they expect it. Ah, ok, proprio addirittura provano a spiegarti il ragionamento dietro quello che hanno messo nei livelli. Beh, sì, aveva senso attivare il commento. This level, internally known as Find Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. Aggiungere la It's mostly piattaforma. game-wide. However, it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. Ah, l'hanno riproposto, l'hanno tolto adesso per riproporlo quando Ellie doveva evitare le onde nell'acquario. Ok. Vicolo cieco. Dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Quindi tu mi stai dicendo che questo io non l'avevo visto scendendo, ovviamente con la corrente, e quindi adesso ci vado. Interessante la loro visione delle cose. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we block the direct route forward. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and encourage the player to climb into such small pipes that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognized as a playable space, let alone the desired route they need to take. Vedi, stanno anche dicendo che hanno fatto questo livello o l'avevano pensato per far capire ai giocatori che in questo gioco qui, vabbè, l'avete letto, questi spazi qui sono esplorabili, perché nei giochi fino a prima di questo e tuttora tante volte non lo sono. Sì, adesso non mi ricordo quanto effettivamente è stata lunga questa sequenza, però ci sta effettivamente magari togliersela, Questo non lo ascolto perché mi diceva probabilmente le cose di scivolare all'interno. Fanculo universo. Che schifo poi, tra l'altro, nelle fogne, madonna santa. Ti immagini la puzza quando esce da qua? Vabbè. Fanculo universo. Qui i dialoghi ci sono già. Questo posto di merda. Quindi anche chi ha doppiato tutte queste righe per nulla praticamente. Olè. Qui invece cosa mi dice? Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. Ah. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. Oh cazzo. Ok. Questo ci attacca 100% adesso. Come c'è finito qui sotto poi, tra l'altro? No, torcia. Oh.
No, questa era una figata da lasciare, che intravedeva Joel lei. No, dai, questo andava lasciato, cazzo. Questo andava lasciato, dai. Cazzo. No, scusami, volevo... Vabbè, ok, è chiuso, ma tanto mi dirà... We eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. Sì. Instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Bisognava andare là sopra, che di fatti è parzialmente illuminato, no? Però questo c'era anche nel gioco finale, se non sbaglio. Sì, sì, mi ricordo di essere andato qui su, assolutamente. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Olè. Penso che qui sia The finito. last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Sì, Ellie sì. then has to find her way to the hospital from here, crossing past the scars for the first time. Mi ricordo questa scena nel gioco intero. Ok. Allora, qui... Sì, effettivamente tagliabilissima questa scena, però cazzo quel piccolo flashback di Joel dovevano secondo me trovare il modo di tenerlo. Veramente quei 30 secondi valevano tutti questi 10 minuti qui. Vediamo l'ultimo allora, questo è la caccia, non so bene a che momento del gioco si riferisca questo, tanto adesso ce lo spiegheranno probabilmente. For this third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence, this was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie, and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror, in a way, the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it, even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her, and she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. Ah, vedi? Ah, invece che farcela trovare con il leprotto già catturato, qui ci davano un pezzo di livello.
Verso la fine anche boar questo, hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. Porca It needed troia. to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? We must have gone through Minchia, pensa quanto 5 lavoro or han 6 tagliato. iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long. It felt too boss-like, a little too gamey. Troppo We decided to cut forzato. the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. Froita morto, So the inferocito big e game troppo was to bring us vicino. more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles. The boar would burst through the back, and Ellie would follow it and finally enact revenge. Ah, vedi che parlano di revenge anche qui? Sei mio. Si è fatto male in questa fase il cinghiale, per l'amor di Dio. Fa ridere però. Una sorta di mini boss fight che hanno tagliato. Oddio. Però avrebbe spiegato bene la situazione di Ellie, probabilmente, eh. Devo dire la verità. Avrebbe spiegato bene la situazione mentale di Ellie, questa qui. The boar kill was supposed to be anything but glorious. Tutt'altro che With the boar lingering glorioso. at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kind of come to. No, scusami. Ah, e questa è la cutscene che hanno tagliato. Cazzo. Si vede dalla faccia la cattiveria con cui uccide sto povera bestia. Quasi pensando che sia Abby, mi viene da dire. Molto bello. Molto bello. Ecco, questo mi dispiace molto che sia stata tagliata.
Questo era bellissimo. Beh, dai, però valse la pena dare un'occhiata a questi Lost Levels. Questo della caccia è interessantissimo, anche per capire quanto cazzo di lavoro hanno tagliato. Hanno fatto 6 versioni del combattimento, cioè assurdo. Questo, come vi dicevo, basterebbe solo quei 30 secondi del flashback di Joel. Questo forse è quello che era più tagliabile, che avrebbe effettivamente rallentato. Cioè, interessante sì, ma rallentato veramente tanto il ritmo, che già così in alcune parti era un po'... Peccato non li abbiano messi, soprattutto questo, peccato. Il PTSD, il disturbo da stress post-traumatico che stava subendo Ellie. Vabbè, l'abbiamo visto comunque, però... Figo, molto figo. E niente ragazzi, rinnovo i ringraziamenti, secondo me ci stava a fare quest'ultima parte, d'altronde è un extra di The Last of Us, ci stava a farvelo, volevo vederlo io e ci stava a farvelo vedere anche voi per chiudere effettivamente al 100% la zona. La serie la trovate in descrizione di entrambi i giochi, non ho molto da aggiungere rispetto a quello che è uscito nell'altro video che per me è 5-10 minuti fa, no in realtà mezz'oretta tra una palla e l'altra, però nel senso sì. Grazie a tutti, incrociamo le dita, speriamo di essere ancora qui e di fare ancora io questo lavoro quando uscirà il 3 e lo giocheremo, in tal caso lo giocheremo assieme. Ciao boys.